come sanno tutti coloro che fanno lo spettacolo, è molto, molto difficile commuovere il pubblico, difficilissimo farlo piangere, ma ancora più difficile è farlo ridere. Un signore nato il 16 aprile del 1889, questa cosa è riuscito a farla benissimo, ha fatto ridere e piangere, perché ha inventato un modo in cui alternava il riso al pianto, creando dei capolavori di cinema. Questo signore si chiamava Charlie Chaplin, che per me è il più grande cineasta e più grande comico apparso sulla Terra. Charlie Chaplin, dopo questa infanzia estremamente drammatica, figlio di attori, finito in orfanatrofio, messo sul palcoscenico a 6 anni, addirittura lui diceva di essere nato in un carro di zingari nella notte mentre girava per le campagne inglesi, figlio di un attore alcolizzato e di una donna per tutta la vita poi depressa. Con il fratello riesce ad arrivare in America e negli Stati Uniti, dopo che aveva fatto dei piccoli passi nella varietà inglese, viene notato da Max Sennett, il geniale produttore e regista di slapstick, i famosi le comiche dette in italiano, il quale lo assume per sé, per le sue doti acrobatiche e per la sua capacità di muoversi rapidamente e far ridere. In brevissimo tempo Charlie Chaplin diventa il re delle comiche, i piccoli film muti, riempiendoli di trovate, di idee, di invenzioni. La sua trovata principale è quando indovina il personaggio del Trump, il vagabondo. Ecco, per la prima volta Charlie Chaplin analizza la società da questo punto di vista del comico, perché in realtà in ogni film di Chaplin c'è un risvolto sociale, c'è un risvolto umano, c'è un risvolto morale, al di là dell'apparente leggerezza e soprattutto meravigliosamente coperto da questa apparente leggerezza. In realtà dentro ogni volta il meccanismo è profondo e reale, addirittura talvolta doloroso. Infatti è praticamente la storia eterna di un emigrante, è un emigrante del cuore, un emigrante dell'anima, è qualcuno che è solo e che si confronta con la società. Confrontandosi con la società, questa società è una società opulenta, ricca, forte, burocratica, decisa, con i tutori dell'ordine, con i borghesi importanti, con tutta una serie di personaggi e di strutture oppressive, all'interno della quale questo vagabondo dalle scarpe troppo larghe, la bombetta, la camicetta striminzita e il bastoncino si muove come un fantasma, però un fantasma che in realtà ha dentro di sé un meccanismo di coraggio e di forza. Tant'è vero che quando vede passare la bella ragazza al braccio del Barnett, un gigante, un attore gigante di 2 metri, di 130 kg, che sarà il suo, tra virgolette, cattivo in tante comiche, lui non è che si spaventa, Charlie Chaplin. Con l'incoscienza di un fanciullo e la ribalderia di un ragazzo di strada, di uno zingaro, prende e corteggia subito la ragazza, suscitando l'ira dell'omone, e lui, e quando l'omone lo attacca, lui si difende con astuzia e acrobazie e generalmente riesce a sconfiggere l'omone, il cattivo, il burocrate, il rappresentante della società, il poliziottone, tutte queste cose, e a portare via la ragazza o a strappare almeno un sorriso. Ma ogni volta poi rimane solo. E in The Trump è proprio la storia di questo vagabondo che alla fine, per la prima volta, Chaplin inventa quello che sarà il finale più struggente di tutti i finali di ogni film che ci fa strappare il cuore. Con le spalle alla macchina da presa, pensate, un attore che invece di presentarsi di faccia, pensate alla vanità degli attori, si presenta di spalle, che di spalle si allontana in una strada al tramonto. Simbolo del coraggio, simbolo del non arrendersi, simbolo di quello che è il lungo e grande viaggio della vita. Questo finale Chaplin lo ripeterà varie volte, è quasi una sua sigla, ed è diventata nell'inconscio collettivo l'immagine del finale, l'immagine della solitudine, l'immagine proprio della solitudine romantica, è come quella del Cavaliere da Valle Solitaria. Ogni volta, in ogni film, l'eroe alla fine, se compie un sacrificio, come in Casablanca, come in altri, si allontana al tramonto di spalle, struggendoci il cuore. Ecco l'invenzione di Chaplin. Ogni volta questo dosaggio fra il riso e la lacrima, questa straordinaria abilità, ma anche questa straordinaria sensibilità, di capire come il riso nasconda sempre un fatto doloroso e il dolore più estremo in realtà nasconde nelle sue pieghe una forma di ironia e di tragicità che può diventare persino comica. Questo gioco, questo intreccio
dico angoscioso ma anche straordinario, è la chiave di volta del film di Chaplin. Dopo Il vagabondo c'è Vita da cani. Per la prima volta Chaplin non è più solo, ma ha un cagnolino abbandonato. E lui, ultimo personaggio del mondo, mendicante, vagabondo, senza una lira, senza pane, affamato, però ha il coraggio di avere pietà, a differenza del resto del mondo ricco che si sfama, lussuoso, e si cura del cagnolino. E insieme dividono il miserissimo pasto e insieme si arrangiano rubacchiando salsicce per sopravvivere e insieme vanno. Ecco, questo fatto che l'ultimo degli uomini, il più disperato, in realtà non è mai tanto disperato da essere egoista, ma di avere pietà per qualcuno che sta peggio di lui, è un'altra chiave di volta del film di Chaplin. È un messaggio di grandissima umanità, è un messaggio straordinario in un mondo. Pensate, l'America rampante di quegli anni, erano gli anni, i ruggenti anni '20, quindi il momento del massimo capitalismo e della massima ricchezza, dove i nostri migranti venivano praticamente internati all'arrivo di New York e rimanevano lì e vivevano disperati. Sono i tempi del Padrino, sono i tempi in cui, del primo Padrino, i tempi in cui tutti cercavano di sopravvivere. Bene, Chaplin ha la sensibilità di capire che non bisogna mai essere soli, ma che bisogna sempre aiutare qualcun altro. E questo discorso va avanti con il monello. Il monello, questa volta non c'è più il cagnolino, ma c'è un bambino, lo straordinario Jackie Coogan. Una curiosità su Jackie Coogan è straordinaria perché non tutti sanno che Jackie Coogan ha continuato poi a fare l'attore dopo il periodo di Charlie Chaplin ed altri film in cui ragione, ma diventando adulto e vecchio è diventato il zio Fester degli Adams, quel personaggio curiosissimo, tutto calvo, che è difficile da poter identificare con il bambino, con il delizioso bambino del monello. Anche qui Chaplin si prende cura di qualcuno che è più disgraziato di lui e lo protegge, lo salva e con lui si allontana e con lui va via. Un altro straordinario film è La febbre dell'oro. Nella febbre dell'oro, che è questa ricerca della ricchezza, dove il nostro vagabondo la cerca quasi casualmente questa ricchezza, perché finisce per le solite vicende con questi cercatori d'oro, con questo che nella versione italiana viene chiamato Giacomone, questo cercatore d'oro che ha trovato la miniera d'oro ma ha perso la memoria e quindi non ricorda dov'è, e stanno in questa capanna disperati e c'è la famosa bellissima sequenza in cui Charlie Chaplin mangia una scarpa usando i lacci come spaghetti e tante altre, la capanna in bilico sulla collina, Giacomone che è affamato lo vede come fosse una gallina e lui cerca di starnazzare in giro, quindi sequenze memorabili in cui però c'è sempre questo sottofondo, questa tempesta che squassa la capanna, in realtà è la violenza della società che si abbatte sempre sui poveri disgraziati, i quali sono costretti a inventare qualunque cosa pur di sopravvivere e non si arrendono mai e continuano sempre, in parte interpretando il sogno americano, ma in parte anche interpretando l'eterna lotta di ogni persona coraggiosa e di ogni povero che cerca di uscire dalla sua condizione e cerca sempre di sopravvivere. Poi un altro film è Il circo, in cui il nostro vagabondo finisce per essere un clown e finendo per essere un clown combina i guai più assurdi in questo circo, ma il finale, quindi quando viene abbandonato, viene cacciato, c'è di nuovo questo finale patetico e bello in cui il vagabondo sta nel prato in cui c'è stato il circo, un raggio di luce lo prende ed è solo, si guarda intorno e non c'è più nessuno e deve riprendere il viaggio. Ogni volta c'è questo messaggio in cui si continua a credere, si continua a credere nella vita, si continua a combattere, si continua ad andare avanti, sempre ridendo e piangendo. E parlando di commozione, a questo punto arriviamo alle luci della città. Luci della città è la somma di tutto quanto finora Chaplin ha messo nel nostro immaginario. È la somma della tenerezza, è la somma della disperazione, è la somma dell'allegria, è la somma dell'ironia, è la somma del desiderio di essere amato. La storia è struggente e bellissima, pur nei suoi meccanismi di falsa commedia, perché in realtà è molto più di una commedia. Charlie Chaplin dorme, è il solito vagabondo che dorme praticamente ai piedi di una statua che si chiama ironicamente Giustizia e Prosperità. Quando si alza incontra una giovane fioraia che è cieca ma lui non lo sa, e a questa giovane fioraia lui praticamente
dona l'unica moneta che ha e acquista un fiore per aiutarla. In quel momento però passa una macchina e la portiera che scatta della macchina, che si apre, fa credere alla ragazza, appunto cieca, che lui sia sceso da una macchina, che quindi, data l'epoca, scendere da una macchina significa essere un milionario, e pensa che lui sia un milionario. E il nostro vagabondo lo lascia credere. E a questo punto è pieno di tenerezza e di disperazione per questa bellissima ragazza sola e cieca. E cerca di arrabattarsi a trovare un modo per poterlo aiutare, e ci riesce quando incontra un milionario vero, ubriaco, che diventando ubriaco, che si vuole uccidere, lui lo salva, e questo milionario ubriaco per riconoscenza lo porta a festeggiare, a folleggiare, e di conseguenza il nostro protagonista ha, in una serie di vicende che gli capiteranno, rincontrerà più volte questo milionario, finché alla fine questo milionario gli dona i soldi per poter aiutare la ragazza. In realtà questi soldi non è che li dona, però in quel momento arrivano dei ladri che lo sorprendono, Charlie Chaplin lotta e lo difende, però c'è sempre il solito gioco di equivoci, per cui disperatamente scappa con i soldi in mano, non sa che farne, chiaramente li porta alla ragazza, e la ragazza li prende felice pensando sempre che sia il milionario a donarli. A questo punto arrivano i poliziotti e si portano via Charlie Chaplin, il quale dopo un anno di prigione esce e, vagando come sempre per la città, rincontra questa ragazza che adesso vede e quindi non lo riconosce, lo guarda come un estraneo, addirittura ha pena di lui, ed esce dal negozio bella e splendente portandogli un fiore e una moneta. Il vagabondo vorrebbe fuggire perché si rende conto di essere così meschino, così patetico di fronte agli occhi di quella che è stata il suo ideale. Qui la commozione raggiunge limiti estremi perché la ragazza si avvicina, lui soffre ma resiste, ma quando la ragazza, miracolo di sceneggiatura e di intuizione, dona la moneta al nostro vagabondo, toccandolo, si rende conto che la mano è la mano benefica che gli aveva dato la prima moneta, che gli ha dato i soldi, e quindi lo riconosce, per cui c'è questo straordinario momento di tenerezza e d'amore. Il film ebbe un successo straordinario, dovuto anche all'interprete, alla ragazza, a Chaplin, alle musiche, a tutto quanto, e quindi su questo successo Charlie Chaplin fu consacrato al lungometraggio, e da questo momento in poi può fare un altro film scostandosi finalmente da questa situazione e andando invece per una critica sociale, perché dobbiamo sapere che Charlie Chaplin non solo proprio per la sua arte, per la sua intelligenza, per la sua preparazione, per i suoi capolavori, nel frattempo era diventato amico di Winston Churchill, di Gandhi, aveva avuto, anzi in un famoso incontro con Gandhi a Londra, avevano parlato della disumanizzazione delle macchine sugli uomini, del pericolo, perché intanto negli Stati Uniti era venuta fuori da parte di Henry Ford l'invenzione della catena di montaggio, cioè quel meccanismo di produzione in cui ogni operaio, facendo un lavoro ripetitivo ma continuo, sta all'interno di una serie di altri operai come lui, i quali ognuno fa un pezzo, questo pezzo passa da uno all'altro e viene sempre più perfezionato, sempre più perfezionato, quindi non più un solo lavoratore che compie un intero ciclo di lavoro, ma il lavoratore che compie soltanto un piccolo frammento di lavoro in questa lunghissima catena, aumentando così i tempi di produzione e dando la possibilità di lavorare di più. Questo fatto, c'era il pericolo di una disumanizzazione. Charlie Chaplin fu uno dei primi a capire questa cosa, e appunto ne parlò anche con il grande Gandhi, il grandissimo Gandhi, e tornò molto impressionato da questo fatto e parlò a questo film, un film straordinario e importante che si chiama Tempi moderni. In questi tempi moderni il vagabondo finisce in una di queste fabbriche super meccanizzate, e quindi è esattamente il granello di sabbia che entra in un perfetto meccanismo, perché però il meccanismo è talmente odiato e ben fatto che praticamente stritola il nostro protagonista, piuttosto che il nostro protagonista riesca a fermare questo meccanismo. E io mi sono permesso, nella mia modestissima figura professionale, di fare una citazione di tempi moderni in un mio film che si chiama Vianante Cretino. C'è diciamo, una sequenza che è diventata abbastanza famosa, in cui il mio protagonista, che in questo caso era Lino Banfi, deve sopravvivere a un meccanismo perverso come questo, con un datore di lavoro che lo costringe ad una serie di lavori sempre più complessi, sempre più stupidi e sempre più complessi. Il merito del successo di questa cosa è dovuto alla mia imitazione di Charlie Chaplin. La trovate di Charlie Chaplin. Il film successivo è un film
in cui Charlie Chaplin oramai sul piano del sociale, sul piano di sentire la società che sta intorno a lui, e dopo averla criticata con tempi moderni, la società oramai sta avviandosi alla guerra, sono gli anni 40, il 1940, in Europa sta divampando il nazismo, Hitler, e un uomo come Charlie Chaplin, che è chiaramente un libertario, chiaramente è una persona indipendente, chiaramente è un individuo e non può assolutamente sopportare da nessun punto di vista una, una tragica farsa come il nazismo, anzi cogliendone proprio gli aspetti tragicamente ridicoli. Quindi Charlie Chaplin fa Il grande dittatore, in cui interpreta il barbiere ebreo che finisce per essere il doppelganger, cioè l'alter ego, la copia del dittatore, prendendone il posto e usando questo fatto di prendere il posto alla fine per fare un discorso libertario sulla pace, sull'umanità, sul fatto che tutti gli uomini sono uguali e che tutti gli uomini devono vivere per volersi bene, per amarsi e per creare un mondo migliore. Questo fatto da Charlie Chaplin travestito da Hitler. Quindi notate il paradosso e lo splendido paradosso e la forza di questo messaggio. Dopo il successo di questo film, Charlie Chaplin ritorna a una sua riflessione sul mondo. È un film minore sotto certi aspetti, ma non per questo meno suggestivo e poco conosciuto. Si chiama Monsieur Verdoux ed è un film in cui c'è un serial killer patetico ed elegante, suggestivo e ironico, che si basa su una specie di battuta paradosso che dice Charlie Chaplin nel film. La cosa molto strana è che quando una persona uccide una persona, quando qualcuno uccide una persona è un assassino, se uccide milioni è un eroe. Su questo paradosso si crea questa storia in cui adombra la figura di Barbara Boo. Era un progetto che voleva fare Orson Welles e proprio Orson Welles ne aveva parlato a Chaplin. Questo film non ha molto successo, pur essendo invece di notevole fattura, data il personaggio era completamente fuori dagli schemi e dalla filmografia di Chaplin, per cui lui ritornerà poi al cinema di nuovo con Luci della ribalta, che praticamente con la figura di Calvero, questo vecchio attore che aiuta questa ballerina che è rimasta paralizzata per una forma psicosomatica in realtà, per un trauma, e l'aiuta a riacquistare sicurezza, si innamora di lei e la cura, la tira su, e lei che praticamente lo amerebbe, rimarrebbe con lui, ma lui fa il sacrificio e dice oramai sono troppo vecchio, patetico, sono finito, fai la tua vita. E addirittura proprio fa in modo che la incontri con un nuovo ragazzo, con un fidanzato, e vada. Questa ragazza diventa una celebrità, lo rincontra, che lui oramai è quasi finito, disperato, e gli organizza di nuovo uno spettacolo. E in questo spettacolo, che praticamente è l'addio di Chaplin, perché poi ha fatto altri due film, ma sono molto meno importanti, il finale della filmografia di Chaplin è questo, lui si rincontra con il suo amico Buster Keaton e c'è uno dei punti più alti del cinema comico, che è lo spettacolo di Buster Keaton e Charlie Chaplin in questo vecchio teatro, che è veramente esilarante, straordinario, ed è completamente muto, proprio come era un omaggio alle comiche che le hanno visti nascere, perché ricordiamoci che Buster Keaton, cioè quando Chaplin prese i primi studi nel 1914 a Los Angeles, offrì una parte dei suoi studi in affitto a un certo signore che si chiamava Buster Keaton, a un altro che si chiamava Harold Lloyd e a un terzo che poi sarà Stan Laurel. Quindi potete immaginare il senso della conoscenza e il gusto che poteva avere una persona quando sceglieva i suoi amici o i suoi soci. Ecco, e con questo messaggio proprio di amicizia e ritornando a Charlie Chaplin di umanità e di pace, questi 130 anni sono passati, ma non è passato il ricordo di questa persona e mi auguro che non passi mai, perché con un sorriso e una lacrima noi andremo avanti. Grazie.